Ciao a tutti, eccomi di nuovo qui con un video, finalmente dopo tanto tempo, insieme alla mia amica Mel, vi presento le nuovissime e piccolissime Crybabies Little Changers. Vivono dentro una casetta a forma di fiore e a me ricordano un po' le Polly Pocket. Come vedete la casetta è alta quanto una Crybabies, quindi loro dentro sono davvero piccolissime, ma la novità assoluta di questa nuova serie di MC Toys è che sono realizzati con plastica di origine vegetale e materiali ecosostenibili e biologici. Infatti, anche il packaging è fatto totalmente di carta, non c'è plastica e non c'è neanche lo scotch, perché come sappiamo lo scotch è un materiale non riciclabile. Sul canale ufficiale Keytoons sono già presenti le prime puntate che hanno come protagoniste queste piccole amiche, che si chiamano appunto Little Changers perché con dei piccoli cambiamenti nei nostri gesti quotidiani possiamo contribuire a salvaguardare il nostro pianeta. Questa collezione totalmente ecologica aiuterà i più piccoli ad essere più consapevoli del nostro pianeta e dell'ambiente. Le capsule a forma di fiore sono alte più o meno 10 cm quanto una Crybabies e per giocare non servono batterie. I personaggi sono 6, ognuno è abbinato ad una casetta di colore diverso, quindi in base al colore del fiore sapremo che personaggio ci sarà all'interno. Ogni personaggio vive nel suo micromondo personalizzato ed ha un ruolo importante per la salvaguardia del pianeta. La confezione si apre di lato e ricordo non c'è scotch, quindi basta tirare le linguette. Adesso vado ad aprire tutte e 6 le capsule a forma di fiore e le vedremo una per una. Sotto il fiorellino ovviamente c'è l'immancabile checklist. Ecco il nostro bellissimo fiore. Devo dire che mi piace molto come è fatto, sia la forma del fiore sia le foglioline che sono sotto, è davvero grazioso. Poi sono delle dimensioni adatte da portare in giro, quindi per far giocare i nostri bambini anche quando usciamo. Qui sotto c'è l'apertura a forma di goccia, immancabile la nostra gocciolina per quanto riguarda le Crybabies, e qui sopra al centro del fiore c'è il logo. Adesso vediamo un attimo la checklist, ma proprio velocemente, perché tanto andremo a scoprire tutti i personaggi uno ad uno. Allora, nella checklist ci sono riportati ovviamente i 6 personaggi, ci viene fatto vedere che c'è uno scomparto dal quale spunterà un fiorellino se lo annaffiamo, quindi ci sarà una gocciolina di plastica per annaffiare il fiore. Infatti, ecco qui ci fa vedere di immergere la gocciolina nell'acqua e poi annaffiare il nostro fiorellino per scoprirlo. Poi ovviamente viene riportato lo scenario del personaggio in questione. Noi adesso li andiamo a vedere direttamente uno ad uno. Prima di proseguire voglio dirvi che già si trovano da qualche giorno in alcuni negozi di giocattoli al prezzo di circa 14 euro, ma da metà gennaio saranno disponibili anche su Amazon. Vi lascio ovviamente sotto in descrizione i link di Amazon. Ma adesso andiamo ad aprire il nostro primo fiorellino. Ho scelto quello lilla. Scopriamo il primo piccolo mondo. Ecco qui. La nostra casetta a fiorellino è aperta e andiamo subito a vedere cosa troviamo nella parte bassa del fiorellino. Innanzitutto c'è la nostra amica Crybabies. Poi abbiamo questo scenario che è comune a tutte le capsule. Qui dentro abbiamo la gocciolina che riempiremo di acqua per far apparire il fiorellino. Non lo facciamo perché lascio che siate voi a scoprire che fiorellino esce in ogni capsula e poi io lo farò fare a Giulia. Inoltre abbiamo questo letto e una scaletta, ma andiamo a scoprire lo scenario del personaggio. Il personaggio è chiaramente acqua. Ecco qui i movimenti che si possono fare, c'è la paperella che gira, la barchetta che si muove e il fiorellino col pesciolino. Acqua ci insegna a non sprecare l'acqua, è importante salvaguardare le risorse idriche del nostro pianeta, quindi per esempio quando facciamo la doccia o ci laviamo i denti siamo attenti a non sprecare l'acqua. Ed ecco qui la nostra amica Crybabies Acqua. Vedete quanto è piccola? Sono proprio piccoline piccoline, sono alte circa 2 cm. Mettiamola a confronto con la nostra amica Mel. Vedete quanto è piccolina rispetto a Mel?
è davvero carina. Adesso la vado a posizionare sulla sua barchetta. Il suo posto è proprio qui. Guardate un po'. Eccola qui, la nostra amica Acqua, che naviga nella sua barchetta in mezzo al mare. Questo quindi è lo scenario di Acqua e il suo fiore è di colore lilla. Quindi questo è il micromondo di Acqua. Faccio rivedere qualche movimento che può fare nella parte superiore del fiore, mentre ricordo la parte inferiore è uguale per tutti e c'è un letto, diciamo, per far dormire le nostre crybabies quando non sono al lavoro a salvare il pianeta. Ci sono le scalette e poi ovviamente c'è questo scomparto dove c'è il fiore da annaffiare. Ripeto, io lo farò fare a Giulia, voi fatelo e fatemi sapere che fiore vi esce. Ma adesso chiudiamo il fiore lilla e andiamo a prenderne un altro. Vediamo un po' che colore prendiamo. Questo è, diciamo, un fucsia, un rosa fucsia. Andiamo ad aprire e vediamo chi c'è in questo fiorellino. Oh, ma è Windy! Mettiamo da parte la bambolina, rivediamo velocemente lo scenario in basso che è uguale per tutti. Ecco, qui c'è la gocciolina e andiamo a vedere invece il mondo di Windy. Allora, Windy soffia forte forte e crea il vento. Anche il vento è molto importante per il nostro pianeta. Possiamo utilizzarlo anche per generare energia elettrica. Qui vediamo che fa volare un aquilone che si può spostare in basso e in alto. E poi fa volare anche la mongolfiera. Come vedete qui c'è una piccola mongolfiera che va su e giù. E credo proprio che questo sia il posto giusto dove posizionare la nostra amica. Andiamo ad aprirla e vediamo com'è fatta Windy. Eccola qui, è di colore rosa. Guardate un po' che carina. Sul pancino ovviamente ha il simbolo del vento, mentre Acqua aveva la gocciolina d'acqua. Ed è veramente, veramente carina. Andiamo a vedere dove possiamo metterla. C'è uno spazietto qui sotto l'aquilone, eccola, mentre gioca con l'aquilone, oppure possiamo posizionarla nella mongolfiera. Così le facciamo fare un po' su e giù sulla mongolfiera e lei si diverte. Quindi anche il vento è un elemento molto molto importante per il nostro pianeta. Adesso richiudiamo il mondo di Windy e andiamo a scoprire un altro fiorellino. Quindi era fucsia quello di Windy, questo invece è un rosa chiaro. Andiamo ad aprire quindi il nostro terzo fiorellino. Vediamo un po'. Allora, mettiamo da parte la crybaby se la vediamo dopo. Qui abbiamo come al solito lo scenario di base e vediamo sopra cosa c'è. Ma c'è una scimmietta, una farfallina, un fiorellino. Questo è il mondo sicuramente di Greenie. Guardate che carina, la scimmietta si muove. Vediamo cosa c'è qui dentro. C'è un uccellino, è una tana di un piccolo uccellino. Poi abbiamo un fiorellino e una farfallina. Muovendo il fiorellino, quindi premendo e muovendo il fiorellino, si muovono le ali della farfalla. Greenie ci insegna a prenderci cura delle piante e degli animali, perché dobbiamo ricordare che anche le piante sono esseri viventi, quindi pensateci bene prima di strappare dei fiorellini. Ma adesso andiamo a scoprire come è fatta la nostra Greenie. Eccola qui, è verde e sul pancino ha la foglia di una pianta. È carina anche lei. Andiamo a vedere dove posizionarla nel suo scenario. Eccola qui, il suo posto è proprio al centro della farfallina. Adesso la facciamo divertire un pochino. Come vedete, premendo questo fiorellino in basso si muovono un po' le ali della farfalla e dopodiché la salutiamo perché andiamo ad aprire un altro fiorellino e siamo al fiorellino numero 4. Vediamo un po' quale prenderemo. Questo. Adesso sinceramente con i colori sono un po' in difficoltà perché anche questo è un rosa, però dà un po' sull'arancio rosso. Andiamo a scoprire chi c'è dentro.
come al solito lo scenario di base. Qui c'è il fiorellino e qui c'è la gocciolina, ma vediamo lo scenario principale. Allora, ho capito chi c'è. Qui c'è il fuoco e chi gestisce il fuoco è la nostra amica Sparky, che poi andremo a vedere. Allora, qui c'è questo carrellino che si muove, poi c'è questa leva che si sposta a destra e a sinistra e questo sportellone che si apre e si chiude. Quindi Sparky, secondo me, si occupa anche di cucinare per tutte le Crybabies. Anche il fuoco è un elemento molto importante perché ci dà calore. Ecco qui la nostra Sparky, ovviamente ha sul pancino la fiamma del fuoco. Andiamo a vedere dove possiamo posizionarla nel suo scenario. Allora, dove può andare? Ecco qui. Sta qui, che può spostare sia la levetta e sia muovere questo carrellino. Così. Chiudiamo il portellone e questo è lo scenario di Sparky. Ovviamente nei commenti, se potete, fatemi sapere qual è il vostro scenario e la vostra Crybabies Little Changers preferita. Andiamo avanti, scegliamo il quarto fiorellino e anche questo è rosa. Questo è proprio un rosa classico, diciamo che il primo era fucsia, l'altro era rosa chiaro e questo è proprio rosa. Sono un po' in difficoltà con i colori effettivamente, ma dal vivo sono sicura che non vi sbaglierete. Allora, vediamo un po', sempre la solita parte bassa del fiorellino che è uguale per tutti, la gocciolina, eccetera, ma andiamo a scoprire lo scenario personalizzato. Oh, ma che carino! Questa non può che essere Sunny. Vediamo un po', qui c'è un'amaca molto carina per far dormire la nostra Crybabies, poi c'è un fiorellino che gira ed il sole che sorge e tramonta. Infatti Sunny è responsabile della notte e del giorno, così come dell'equilibrio di tutte le stagioni e ci insegna l'importanza della luce naturale del sole. Andiamo a vedere com'è fatta la nostra piccola Crybabies. Eccola qui. È davvero carina il simbolo del fiore sul pancino ed anche sulla testa ha i raggi del sole. È tutta gialla. Vedete? Vi piace? A me piace tanto, devo dire. Questo forse è tra i miei preferiti di scenario al momento perché ne manca ancora uno. Eccola qui, questo è il suo posticino. La mettiamo a riposare e si gode il sole oppure le stelle di notte. Qui c'è il fiorellino che gira e adesso però mettiamola via perché dobbiamo andare ad aprire il sesto ed ultimo fiorellino. Rimane quello di colore viola, su questo non vi potete sbagliare, il viola e il lilla si riconoscono veramente molto facilmente. Vediamo l'ultima, chi è? Allora, questo è il solito scenario uguale per tutti, controlliamo sempre che ci sia la nostra gocciolina, lì c'è il fiorellino e andiamo a vedere chi è la nostra piccola Crybabies. Sicuramente ha a che fare con la luna e con le stelle. Infatti qui abbiamo questa bellissima stella cometa da muovere su e giù, poi abbiamo questo cerchietto che gira e penso che serva per vedere le costellazioni con il telescopio che anche gira. Nella serie Mooney non la vediamo, vediamo invece Herty che si occupa di chiamare le Little Changers quando c'è qualche emergenza sul pianeta. Invece qui abbiamo Mooney. Eccola qui, infatti sul pancino ha il simbolo della luna e delle stelle. Sarà forse un'amichetta di Herty, quindi lei si occupa di guardare le costellazioni e invece Herty guarda la Terra. Va bene, forse la troveremo nelle successive serie, non lo so, però il suo playset è davvero carino. Ecco qui, li abbiamo visti tutti quanti, ho posizionato anche Mooney nella sua postazione per guardare appunto il cielo e adesso vi faccio rivedere velocemente tutti gli scenari con i nomi delle Crybabies Little Changers prima di chiudere il video. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video ricordatevi di mettere il mi piace e di iscrivervi al nostro canale.